Sono andato a Paratico all'Iron Dojo del Senpai Luigi per uno stage parecchio interessante per assistere a due stili diversi di karate. Nella prima puntata vedremo un allenamento tipico di quello che è il karate olimpico insieme al sensei Luigi Busa, mentre nella seconda puntata vedremo un allenamento tipico del karate tradizionale Kyokushinkai insieme al Senpai Luigi, che già lo conoscete perché ve l'ho portato in diversi video sul canale. Prima di cominciare, per quei pochi che non lo conoscessero, giusto due paroline di presentazione anche per il sensei Luigi Busa. Luigi comincia a praticare karate all'età di soli 12 anni. Nel 2006 diviene il più giovane campione del mondo della World Karate Federation, titolo che vincerà anche nel 2012. Nel 2020 riesce a raggiungere un traguardo importantissimo che è il sogno di qualsiasi atleta che si approccia a questo stile di combattimento, al mondo delle arti marziali, ovvero quello di vincere le Olimpiadi, perché proprio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Luigi Busa vince la medaglia oro nel karate specialità kumite. Il progetto nostro è un progetto grande, quello di rendere il karate unico. Sappiamo benissimo, ho fatto karate, che magari per il karate sportivo sono un po' giudicanti nei confronti del Kyokushin, Kyokushin è giudicante nostro, è tradizionale, ci sono varie sfaccettature. Per fortuna ci sono anche delle persone intelligenti, ci siamo ritrovati, stranamente il caso, l'universo ha voluto, e adesso è il nostro compito, quello che vogliamo fare è un progetto grande, che non è facile, è molto difficile, ma quello di rendere il karate unico. Questo è il primo step, a porte chiuse, prendere questa qua, la vorremmo fare diventare una cosa di 1000 persone. Perché? Perché karateka si nasce e non si smette più. Se io voglio fare le Olimpiadi, pratico il karate mio, perché Kyokushin non è olimpico. Se io voglio fare un karate brutale, strong, con capo, pratico il Kyokushin. Se io voglio fare un karate tradizionale, con i kata, tutto quanto, pratico il tradizionale. L'unico obiettivo finale è che io tifo per Senpai Luigi in una gara dove vince, Senpai Luigi tifa per me se vinco le Olimpiadi, Senpai Bruno, io tifo per Senpai Bruno se vince un tradizionale. Okay, quindi il progetto è questo. Oggi ovviamente voi siete importanti in questa generazione e ci serve di mettere questo nostro messaggio nei canali social. Quindi oggi l'obiettivo delle telecamere non è di esaltare il campione olimpico o il Senpai Luigi o quello che sia, ma è quello di trasmettere il karate unico. Alla fine vorremmo metterci la faccia e dire davanti alla telecamera: io sono un karateka, il karate è unico. Anche con le ragazze. Perché per tanto tempo è stato a porte chiuse il karate. Cioè, veramente non si aveva accesso, sembrava una cosa per pochi eletti, una cosa mistica. E quindi adesso quello che facciamo, un po', inizio io, un po' sempre Luigi, però decidiamo, karate sportivo e magari ti dico io, facciamo 45-50 minuti, finiamo, stacchiamo 2-3 minuti, ci beviamo, riposiamo, Kyokushinkai, che già ieri l'abbiamo fatto, per me è stata la prima lezione di Kyokushinkai, mi sono divertito tantissimo. Quindi cosa trasmettiamo pure? Io, se inizio io ad essere il numero 1 al mondo, campione olimpico, cintura nera finisco, questa cintura diventa bianca o imparo, ok? E imparo altre sfaccettature del karate. Per me non è perché si chiama karate, è tutto diverso, distanza, tempo, tecniche, quindi è quello che vogliamo far passare a tutti quelli che vogliono appassionarsi a questo sport. Quindi questo è il mio discorso che voglio fare, che è il discorso che abbiamo affrontato noi insieme. E dopo aver fatto tutte le presentazioni e dopo esserci messi tutti insieme in fila a fare il saluto del karate, abbiamo cominciato con il sensei Luigi a fare un breve riscaldamento e un'attivazione muscolare. Il riscaldamento del karate olimpico diciamo che è un riscaldamento classico che troviamo anche negli sport da combattimento. Andiamo a scaldare un po' il busto, dopodiché passeremo al riscaldamento e a sciogliere tutte le varie articolazioni delle braccia, dato che porteremo anche dei colpi con le mani, con un particolare focus sulle anche, dato che dovremmo scioglierle bene per poter portare dei calci senza rischiare poi lo strappo. Inizio con un gioco perché devo toccare la spalla dell'avversario, perché l'unica cosa, se lui mi tocca spalla non faccio questo, qua non faccio nulla, se lui mi tocca spalla, bam bam, dietro è rimessa, se lui mi tocca spalla la schivo, la rimetto di qua. Quindi è un gioco che già mi fa entrare nel timing del combattimento. Vai, coppie. Per i praticanti di sport da combattimento questo esercizio sicuramente l'avrete visto anche nelle vostre palestre, soprattutto magari per chi fa pugilato. Il focus dell'esercizio è proprio quello di lavorare sulla reattività, cercare di migliorare un po' il footwork, ed infatti la parte difficile è quella di, una volta lanciato per tirare il colpo, non perdere mai l'equilibrio e riuscire sempre a tornare indietro. Questo è andando quando vado indietro, passo sempre indietro.
Un'accortezza, tipo guardate me Domenico, no? E vi spiego la roba che poi è nel karate Shotokan sportivo. Vai, un po' più verso tutto. vai. Ok, quello che vi voglio vedere, non vi concentrate sulla mano, è tutto sulle gambe. Se io gli entro da qua, gli tocco, ma poi non vado qua, se no poi lui fare e fare la rimessa. Da qua io tocco, scatto, vieni indietro, mi muovo. Con queste le andiamo a fare. Ok? Quindi non vi voglio entrare perché uno si concentra a questo. E qua. Pam, 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 pam. Via. Porto le mani qua e mi alzo. Grazie. Non mi tocco, questo. Una cosa in gamba dietro. È giusto chiarire che non c'è la volontà di creare un genere, uno stile di karate, che sia chiaro, il karate rimarrà Shotokan, Goju-Ryu, rimarrà lo Kyokushinkai, rimarrà tutto così. Però noi karateka cominciare a guardarci con amicizia, con rispetto, cominciare avendo la fortuna di imparare qualcosa da Sensei Kusa, io imparo qualcosa da Domenico, imparo qualcosa dai maestri dello Shotokan, loro se hanno il piacere imparano qualcosa da noi, da Shanba Kyoshi, perciò cominciare a dire pratichiamo tutti karate, ognuno in quello che sta cercando, perciò non è un desiderio nostro di creare, a noi non ce ne frega niente, però ci piacerebbe ecco, che quando si parla tra karateka cadano questi muri, queste costruzioni che creiamo e cominciamo magari anche ad allenarci insieme con tutti, impariamo, diventiamo un po' più duri, più elastici, impariamo il tempo, perché il karate è un oceano bellissimo e dobbiamo poterci nuotare tutti tranquillamente dentro. Voglio portarti gamba dietro. Visto che sei a Tac. Gamba dietro di me. Ma ancora di più perché è lungo. Lungo. Vai. Lunga. Attenzione. Lunga. Un secondo. adesso faccio una maniera. Dammi. Sto morendo. Ok? Questo lo uso con i bambini perché lo faccio entrare a mo' di gioco nel timing dell'incontro. Avete visto l'accortezza? Lui faceva questo, te schivavi ma non bastava perché eravate un po' concentrati sul busto. Invece gamba, perché qua noi quando partiamo con tecnica base. non partiamo qua e restiamo qua. Quando io parto Non è tecnica base. e quindi se te non fai parti profondo, il giusto passo indietro, lo rimetti, ok? Quindi è questo, e per fare questo non basta questo, poi col busto rientrare ancora più difficile. Abbiamo la linea Perché ti spiego? Uno sforzo in più. È un albero che ha la stessa radice, con rami diversi, ma alla fine l'albero dà lo stesso frutto. Cioè, e il karate è quello, c'è una radice, nel tempo ha fatto rami diversi, ma il frutto del melo sarà una mela. Quindi perché stare a discutere da che parte va il ramo? Chi è peggio, Cioè, pratichiamo karate. Fino a se stesso, dopo. Fino a Che se si stesso. creano solamente ancora più vincoli. serve, sì, esatto, invece ci siamo accorti in questo periodo che non devono sono essere oggi aperte. che ci sono ci sono più interazioni tra il karate sportivo e il kyoto, sono i due estremi di una corda, cioè, ma la corda è tutta intrecciata, quindi è una corda intrecciata e diventa dura come quella, però sono due estremi, ma ci sono più connessioni e noi abbiamo visto che ci sono molte cose che possono servire nel karate a contatto pieno, noi abbiamo visto che ci sono cose del contatto pieno che possono servire nello sportivo.
perché devi stare su due pianeti paralleli che non si incontrano mai e fanno più o meno, cioè fare la gara hanno che è tutti più lo stesso bravo. obiettivo di migliorare le persone e poi stai lì e non migliori nessuno, perché la verità è quella. Cioè. Perché a volte capita, no, ci scaldiamo, boom, 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 andiamo in gara, arriva incontro non ci ho capito niente. Succede perché non ho attivato. Perché? Perché il nostro è uno sport molto che usiamo i neuroni mirror, neurone a specchio, visivo. Ok, se io non sono schiaffi, boom, se io non sono abituato, se io non mi scaldo questo, magari vado lei e non sono reattivo. Facciamo un lavoro sempre in gioco, parto sempre dai bambini, che è importante. Mani qua, che l'abbiamo fatto ieri, ma non ride. Lui mi deve prendere la mano, no? È il classico gioco. Quando faccio karate, dicevo ieri, sempre piazzati, perché in guardia sono sempre così, mai così. Sono sempre reattivo. Quindi, gioco qua, lui mi deve prendere la mano. Forte, forte. Ecco. Vai. Destra e sinistra. Vai. Anche di bravo. Via bene. Via. Ok, qua non si stanca più di corpo, si stanca solo con la testa. Quindi quando finisco il lavoro, se sono stanco che dico porca è, perché scoppio ci sto, se no non ho fatto nulla. Il mio compito è questo, vai veloce, vai. Quindi devono essere uguali nella posizione del Cambi pure il timing, non sempre uguale, mettimi in difficoltà. Velocità. Ok, stop. La cosa che voglio vedere è subito levo, non levate la mano qua, perché se la levo qua mi colpisce uguale. La mano è qua, la mano è e qua non toccate, che tanto siamo tutti con karate, quindi è un po' skintage gustato, quindi non fa male ma potente. C'ho una curiosità, veramente, c'è mia. C'è una differenza, hai notato una differenza? Mi hai detto che ti sei allenato anche all'estero. Quindi magari in Giappone c'è una differenza a livello di preparazione, magari atletica o a livello di tecnica rispetto all'Italia? Come siamo messi noi sulla carta? Assolutamente, è una bella domanda. Il karate è uno sport molto specifico. Ad esempio, dico la mia esperienza, io fino a 25 anni, papà è il mio maestro e quindi lui faceva fare pochissima preparazione, pochi pesi perché è tutto karate. Ok. Poi invece ho scoperto la preparazione e ti devo dire che è una cosa molto importante, sia a livello prestativo ma sia anche per prevenire, per l'infortunio, perché quando tu fai uno squat, fai una panca, comunque costruisci il muscolo, quando poi spari quei pugni, quei calci, il muscolo è allenato, è potente ed è rinforzato, perché quando andiamo a far karate, hai visto come sono, no? Parto al 1000 e controllo, sfibro il muscolo e poi con la preparazione ricostruisco. Certo non posso ristressarlo, quindi devo essere anche intelligente a fare un tipo di preparazione. Il Giappone invece è pochissimo pesi, è tutto tecnico, loro lavorano in modo rilassato, anche a bassa velocità per 2-3 ore, perché per loro il karate è solo timing e distanza. Questo è un esercizio che a una prima occhiata può sembrare una cavolata totale, però vi assicuro che è molto più complesso di quello che sembra. Non basterà infatti solamente essere veloci e reattivi nel togliere la mano al momento dell'impatto, ma anche avere un certo controllo comunque e sincronizzare i colpi che stiamo tirando. E vi assicuro è molto più difficile di quello che sembra. Inizialmente vi sentirete veramente dei cretini. A lungo andare però con la pratica avete visto il sensei Luigi Busa a che livelli è riuscito ad arrivare, ed infatti lo fa sembrare una cavolata questo esercizio. Arrivi. Vedete? Scusate, io non ho. Karate è il nostro. Più no, stai fermo. Più sei morbido, più giochi, più parti veloce. Uguale con la gamba, più giochi la gamba, più parti veloce. Ok? Uguale giochi, più parti veloce. Giochi, parti veloce. Ok? Più sono così. Sì, veloce ma lo vedo. Ma più gioco, entro, esco di salto. Boom, vado dentro. Uguale i movimenti gli esercizi di preparazione. Ok, sicuro di me stesso, perché io sono sicuro, mi sono allenato, sono pronto. Ma se io trasmetto rigidità, lui lo capisce. Sicuro di me stesso, guarda le spalle. Wow. Questa è sicurezza. Qua sono sciolto, ma appena parte, boom. Il karate è questo, se voglio con questa qua controllo, se voglio boom, con questa tiro. Qua è uguale, se voglio con questa qua è difficile perché appena sento la reazione, il corpo che fa, tu, invece là, karate, controllo, potenza, controllo, rilassatissimo, massima potenza. Bravo. Verso il basso.
Bravo, buon controllo. Bravo, bravo. Meglio prenderla che ok. Adesso dare un dentro. Vai sempre nella mano tua. Stare di tagliare. Bravo. Tutti e due le armi. Levala più in pratica, levala più in pratica che ci sei. Dove i due secchi devono stare. Quindi a livello prestazionale, a livello di durezza, cioè hanno una preparazione per l'impatto? Una preparazione per- Sì, assolutamente. Loro Faccio l'esempio, perché ti chiedo questo? Perché magari in Thailandia, Sì. io ho visto tanti allenamenti thailandesi, anche gente che si è allenata, mi hanno detto che la preparazione di veramente muscolare a livello di pesi è bassissima. Fanno tanto calci contro gli alberi, calci contro il coso, che magari molte volte il fine è a se stessa questa cosa. Se non è una base che regge, capace che non cammini a 20 anni. Bravo, se tu vedi, noi italiani, io ad esempio fra 20 giorni faccio 36 anni e ho avuto veramente, non voglio dirlo, però veramente fastidi sulle gomme, ho fatto una pulizia, ma veramente pochi infortuni. E questo perché? Perché comunque ho lavorato in modo tanto, ma in modo intelligente, quindi anche il recupero è importante nella preparazione. I thailandesi, come dici tu, magari nella Muay Thai, vanno a 25 anni cambiano, perché sono in tanti a farlo, loro hanno tanto volume, invece qua in Italia dobbiamo cercare di arrivare a tanto tempo di carriera perché comunque non c'è un ricambio generazionale. Lì su 10, i primi 10 thailandesi della Thailandia sono tutti forti e possono vincere un mondiale. In Italia finisco io, c'è un altro e poi c'è manca il terzo. Quindi loro sono un po' buttati di carne da macello e invece noi siamo più su sto punto, siamo molto intelligenti sotto questo punto di vista. Bella questa cosa, questa è una cosa molto importante. E ancora c'è un gap che negli sport come i nostri, di arti marziali, la lotta, il judo, c'è ancora qualche gap che può essere aumentato, cioè può essere tanto migliorato quel fatto là, perché diciamo che da noi il maestro tende a far tutto, l'alimentazione, tende a fare la preparazione, invece il maestro fa karate. La preparazione io mi sono costruito uno staff di 10 persone per le Olimpiadi, nutrizionista, fisioterapista, osteopata, mental coach, maestro, preparatore fisico, ok? Quindi c'è uno staff e ognuno dedica il suo lavoro. Io sono maestro di karate e io faccio karate, non faccio la preparazione. Ovviamente in collaborazione con tutto lo staff deve collaborare, perché deve sapere. Hanno questa umiltà comunque, chi magari arriva a un certo livello pensa di sapere tutto. Poi casca. Il karate è shotokan sportivo, è un karate col contatto, si chiama sport a contatto controllato, che vuol dire che il contatto Shudan è massimo. Se io ti piego con Gyakutsuki Shudan e Yokogiri Shudan, tu ti pieghi, non ti alzi, vinco l'incontro. Se io ti do un cazzotto, ti butto capo o ti spacco a munizione fino addirittura al Soku e perdo l'incontro. Ok? Quindi qua è massimo. Però non pensate che non c'è il contatto, perché comunque quando arriva un Mowashigiri, boom, c'è la protezione, ma arriva. Quindi si sente. Ovviamente KO non facciamo il calcio che boom, passa. Il nostro è uno sport difficilissimo perché devo partire al 100% e devo controllare. Ok? Adesso con molta calma, perché non iniziamo a farlo veloci, guardia. Ok, io faccio questo qua, attacco io e vado braccia e gambe e lui guarda la tecnica, perché per parare la prima cosa che devo fare è guardare, senza che chiudi gli occhi, senza che fai questo, resti sul posto. Io devo controllare, ma devo partire anche veloce. Ok? Che punto si guarda nel karate per vedere? Guardi quello che voglio, guardo sempre gli occhi. Ok. Perché dagli occhi capisco tutti i movimenti che fa. Se tu muovi la gamba lo capisco dagli occhi. Io. Poi magari un altro può guardare qualcuno guarda i piedi, per me è sbagliatissimo, però un altro può guardare lo sterno, io guardo sempre gli occhi, quindi è una cosa soggettiva. Per questo facciamo questo. Io movimento, tu anche fermo e vado. Sì, come sempre. Non chiudere gli occhi, finite di me. Non andare indietro, stai fermo. Stai fermo. Ok? Questo è il riscaldamento. Una rotazione. Poi quando partiamo, guarda che lo fate pure voi. Questa è una cosa fighissima. Impressionante la distanza. Esatto, ma col pugno. Vabbè, lo faccio vedere. rumorino. Però Anche il rumore, senti che il rumore è pulito, arriva pam. adesso, per provarlo voi, piano, partite, sai come dovete fare? Esageriamo. Non me ne frega un cazzo. Mettiti mani giù. Se tu cominci a fare così, invece lui poi ci proprio così.
capito? Finta. Ok? Poi i pugni sempre uguali, sciolti per me. Ok, però non iniziate come ho fatto io, live, così piano. Quello là, fiducia l'altro, bravo. A distanza, sono lontano quei calci, Bravo. Poi stendi da quella gamba, controlla fino alla fine, perché qua ho paura, controlla la distinzione. Stai bravo. Oh, gira bene l'anca. Bello. Bravi. Bene, il movimento del controllo e tutto. Alziamo un po' l'asticella. Che succede? Ok. Lui, No, a me, spingimi. Domenico, mi viene avanti male, Quasi quindi come molto camminando, Se sono qua, tipo così, camminando, quindi li devo schivare. Poi da qua rivengo, ok? Quindi se sono troppo andiamo piano, vieni avanti, arrivi subito, vieni subito, vieni. non so Tu devi fermarti, tu mi vieni, tu cosa, ok? In questa roba io devo schivare, mettere il calcio, schivare, mettere il calcio. È sempre controllato, lui non si deve parare, quindi facciamolo con calma, vai. sempre sono qua e non la forza se sono qua non ho la forza del mondo della donna spingimi adesso spingimi fuori Quando posso fare solo quando sono troppo perché abbiamo poco spazio, quando sono troppo che non sono qua, non mi riesco a spostare, anticipo col calcio, quindi lui viene avanti, bam, e lo prendo. Però poi quando viene io evito il suo attacco, bam, vieni, evito il suo e arriva un armadio che mi spinge sempre se sono con qui calma, quindi ti attacchi, ti avanza piano, subito mettete anche la mano. le misure della posizione Siamo wasci, chiudiamo wasci. Quando siete in difficoltà qua, che lui sta bene, poi dopo, bam, lo stoppate, bam, pure mo wasci. In linea. perché sennò segui una piega vado giù Oh, bravo, vedi, va bene? mi arrivano a spiegare con Trovi il tuo spazio, sì. Attendo anticipo, in linea. Bravo. Attendo in linea anticipo, sì. tirare Oh, buona raga, bravi, tirare qua trovi il tuo spazio, sì, via. Ok. Bello, Bruno, bravo. adesso magari sentiamo quella che fai guardia Bello, Bruno. quindi la grande Vedi? Io a 36 anni mi sento ancora oggi che ho sia fisicamente che mentalmente mi sento come se avessi 22-23 anni, quindi è dura, non devi sbagliare mai, appena sbagli un anno e magari sgari un anno c'è gente che ti supera e poi è difficile, quindi è questa la dedizione che devi avere e devi affidarti a persone competenti che non vogliono, il mio staff nessuno è voluto apparire, nessuno si voleva fare una foto con me per le Olimpiadi, quindi è uno che lavora a prescindere dai tuoi risultati per aiutarti, per farti migliorare, questa è la cosa fondamentale. Ma in Italia siamo messi bene, ma arriveremo ancora a avere proprio a migliorarci ancora di più. Bella questa cosa, Assolutamente. veramente importantissima. Bella domanda, questa è una cosa figa perché è una domanda figa perché noi non siamo come l'estero. Io, ad esempio, come posso dirti, il judo o la lotta in Russia sono tanti, quindi se uno si fa male cambiano, sono 4-5 che possono vincere le Qua Olimpiadi. già siamo in pochi a praticare magari degli sport, ancora meno quelli che lo praticano a livello alto. Quindi cosa fai? Se qua finisci la carriera hai finito io vivo. Assolutamente, infatti io Non è faccio... magari come in Thailandia che dici faccio 200 match, mi spacco le tibie e poi me la cavo in qualche modo. Però sai cos'è? Che la vita non finisce a 30 anni, 35 anni, capito? Esatto. Devi anche così, devi fare a botte, perché è uno sport da combattimento, Con un ma devi focus anche per il futuro. riservarti, cioè riservarti vuol dire a livello muscolare, a livello tendino, a livello articolare, non puoi fare boom perché non hai più
a 35 non hai più 20 anni, quindi devi cambiare, devi essere recupero intelligente diverso. a capire come fare. Quindi in Italia siamo messi bene, però sei anche tu a capire che a 20 anni c'è un tipo di forza e energia, a 35 devi gestire in modo diverso, perché c'è una vita poi da affrontare. Poi c'è la famiglia, c'è i bimbi, presso i bimbi magari c'è dolori, le protesi che non riesci ad andare perché ti sei dato tutta una vita, non è così. Cioè, puoi limitarti così. Assolutamente. Ma perché c'è pure la strategia, c'è pure il metodo, Chiaro. quindi attuarlo è fondamentale. Molti danno per scontato che questo vuol dire sacrificio, no, questo vuol dire essere, non utilizzare la testa. Siamo stati dotati di cervello anche per una sorta, cioè anche per questi motivi. Io sacrificio non uso mai come parola perché tende a spaventare. Io ho scelto e nella scelta c'è il sacrificio, ma io ho scelto, sono delle scelte, ho fatto l'atleta, so che a volte è difficile, a volte è semplice, a volte è molto complicato, a volte è meno complicato, ma io l'ho scelto da quando ero bambino e è una cosa che rifarei altre 1000 volte. Quello che vi voglio trasmettere nel karate, c'è qua chi ha fatto box, te sono di fare Muay Thai, Muay Thai, ok. E da voi quindi c'è il fatto di boom, boom, ok. Da noi siccome c'è sta roba che devo entrare, perché se no quello mi para, se arrivo qua mi para e fa la rimessa, boom. E comunque da noi c'è gli ame, punto, ok. Quindi sto Kizami, che è il jab praticamente, lo spingiamo come faccio io, boom, poi va avanti. Ok, dal qua E ho fatto vedere come io nel karate, la mia forza è braccia avanti, gamba avanti. Io qua gli sesco distanza, tutto, se lui viene, boom, se lui viene, boom. Ricorda Ok? un po' il Superman Punch per l'attivazione, no? quando invece tiro, Sì, ma è tutto il discorso del timing questo. Quindi io qua gli faccio capire a lui che sono in distanza. Lui viene, vado indietro, io Kokeri, vado indietro, gli arpio ora Mowashi. e anche poi tu hai 3, poi dopo faccio dare veloce e dopo piano, vi spiego che succede in questo esercizio. Ah, posizioni e va, e torno, preparo, preparo. da qua, Che succede? Veloce è questo, piano, io qua, quindi dico, andiamo in, se non controllo qua, porto qua, manco lo tiro. prendete sempre una linea. Quindi Ma tu spingi con la gamba dietro o con la gamba davanti? io spingo sempre con la gamba avanti, che comunque collabora con la gamba dietro. Quindi non è Ok? pam, su qua, guarda, perché siamo mobili? Perché io qua prendo il tempo per partire, oh, Una spalla di lato, Poi. quindi non troppo largo. faccio questo, boom, profondo. Che succede? Non ho tempo per fermarmi e andare di là. In corsa mi devo coordinare quei piedi, quindi non metterlo già qua perché lo devo coordinare. Il braccio torna e qua. Qua, se io mi accorgo di essere corto, Gira un po' di più. che cosa subentra alla spalla? Tutti e due devono puntare nella stessa Controllato. direzione, perché altrimenti Qua sono sempre in avanzamento, quindi devo ulteriormente controllare per arrivare a spalla. Perfetto, e abbassa. e finisco. Quindi vedete cosa succede? Una cosa fatta così sembra figo, ma io invece sto allenando tutto quello che mi serve. Ok? Distanza soprattutto. Tutto, ma ora la cosa che fate voi è questa. Le cose che fate. Perché? Perché Cosa vuol se dire? il mio avversario sta puntando qua, Ragazzata, facile. Perché non lo spingete? Se voi lo spingete subentra la difficoltà e il controllo. Se voi fate questo, vedi, non arrivate là. Guardate io dove arrivo. Se io non mi fermo, arrivo dall'altra parte del muro perché sono in spinta. Guardate. da qui Vedo? Quindi la concessione, se io non mi fermo arrivo dall'altra parte del muro. Questo lo rende difficile. Se io faccio non c'ho spinta è normale, cioè, sembra una cazzata. Quindi è pure capirlo il lavoro. collassare. Questo no, è possibile. Una parata Ok. Cioè, fai proprio così con le gambe, non serve. Sì, non riesco a trovare il tuo ritmo. Guarda come ritmo. Aspetta, fare un po' di voglia. Piano, perché partite veloce, vi eccitati. Piano. Il ritmo è questo. È semplice. 1, 2, 3. Fatto veloce, 2, 2, 3. E guardalo sempre in faccia, se no lo mandi a farfalle. Ok? Vai. Vedi come arriva il vi faccio vedere perché poi lì sulle spalle. Perché Sembra facile vedere lui. no, perché voi ovviamente già questo qua per te è veloce. All'inizio si fa così sto lavoro. Bam. E si ritorna. Però anche se lo faccio piano, guardate io spunto. Questo è l'altro che ieri non abbiamo fatto, che è l'evoluzione, perché mi coordino corto, mi coordino lungo finale. Ok? Quindi se non sono coordinato là non arrivo.
solo Ok, quindi qua mi coordino e devo spingere come in gara armata, se no non ci arrivo più. La cosa bella è che tu anche dicendo questa tua distanza hai E questo la è il velocità. controllo, non c'è il controllo. Qua qua. già qua un secondo. Vengo da Oh, bravo, fallo così. Così è meglio di farlo veloce e sbagliato. Bam, bam, bam. Ok, corpo fuori ritmo, sì. Forza Ervine? Bravo. Esatto, ok. Abbassa adesso il movimento, tenendo però Per spingere, spingi qua. Devi spingere dritto. È questo che cambia, non devi spingere, se no perdi subito l'equilibrio, ok? Prendici pure tu la spalla, toccaci. C'è più spinta avanti. Iniziamo con le braccia, così lo faccio più semplice. Metteranno un bersaglio. Uno, anche la mano, uno. Due. Guardo avanti ma sto guardando loro. Ma attenzione che non sono così, quindi quando io mi giro e parto, occhio al controllo perché sennò lo spacchiamo. Ok? Quindi. Levala. Uno e leva. Ok. Calmi, non troppi così. Fatemi impazzire, fatemi pure stare nervoso. Ok? Da qua non freghiamo noi stessi, perché già perdiamo. Dritto. Devo guardare con l'occhio, appena mette il bersaglio. L'ho visto. Vedo prima. L'ho visto. Metti più indietro. Ma me la dà? Sì. Visto niente. Aggredisci, oggi. Bravo, era attivo questo. Bravo. Arriva piazzato, non tira solo il pugno, devi fare pugno. Ecco, bravo. Oh, male, bravo. puoi anche pensare che Ok, concentrati a fare quando dai uno starter aggredisci, come dici, secondo, invece non è da insegnare, aggredisci, il segnale, i piedi a terra, i piedi a terra, aggredisci, da qua oh bravo, c'è guardalo, Quanto è importante, perché comunque è uno sport molto esplosivo e uno sport molto aciclico, esattamente come il pugilato, gli sport da combattimento, dove non è che sei alla stessa frequenza per tutto il tempo. Un po' parti, scarichi tutto subito, molta esplosività comunque e molto controllo. La corsa, come integri la corsa? Cioè quella corsa, la corsa da maratoneta, ti aiuta a farti 20 km di corsa in questo sport? Allora, la corsa in generale comunque serve, perché in generale serve. Secondo me, e sono la mia opinione, e anche l'ho provata, serve a poco negli sport specifici, perché tutto è come se tu ti alleni o fai corsa e dici ho un fiato da paura, poi ti metti a fare 2 minuti di combattimento e muori, perché vengono interessati altri muscoli, altri tendini, un altro movimento, è specifico, sport specifico. Ovviamente il 100metrista allena la corsa perché deve correre, quindi magari che fai 30 metri, 40, 200, poi è specializzato nei 100, boom e va. Ma io la posso fare lontano dalle gare, la mattina presto, faccio quell'ora perché comunque mi dà una resistenza generale. Ma poi la nostra è resistenza specifica. Capito? Io se faccio 200 calci, la corsa mi serve a poco, capisci bene? Perché calcio boom, tiro, boom. La corsa a cosa mi serve? Altri ritmi. Sì, lontano dalle gare, io la faccio quando sai, mi voglio rilassare, lontano dalle gare, un passo tranquillo, mi piace a me correre nei boschi, quando vado in montagna, la preparazione in montagna, ma negli sport specifici, anche tipo nella box ancora vanno a correre tanto. In realtà no, però tutte le persone a cui ho chiesto competenti nel settore, anche loro mi hanno detto, perché è una cosa da sfatare, quelli che vedevano Mike Tyson che correva alle 5 di mattina, è anche una questione di marketing pubblicitario, una sorta di cosa, e poi lo fanno per il mantenimento del peso. È un'altra cosa, perché loro devono asciugarsi, poi rientrare nel peso, combattere, è un altro discorso. Sì, il peso alla fine lo puoi anche fare, perché cosa qua, vista che fai 2 ore di karate e tanta roba. Poi se È un tu mi lavoro dici specifico, e tutti me l'hanno, anche il
anche il pugile magari ad alti livelli mi ha detto a cosa mi serve a me correre che poi sul ring faccio tutt'altro, io devo allenare a quell'intensità, quel tipo Io quella quando faccio quella cosa, quello che un po' assomiglia a livello generale sono le variazioni di ritmo, ok? Boom, scatto, boom, scatto, boom, scatto, perché comunque io sono rilassato, poi parto, rilassato parto, poi mi muovo, poi difendo, poi attacco, quindi è tutto diverso. Poi se te mi dici che Mike Tyson si alzava alle 5 di mattina e mentalmente lo forgiava, ok, fallo. Ok, fallo perché lui era una questione però ora abbiamo mentale. anche la scienza, cioè dalla nostra. Dai, siamo andati avanti. Siamo andati avanti, però purtroppo c'è ancora qualcuno che ferma là perché così come ha funzionato con Tyson, ma Tyson Un caso su quattro. Tyson poi è come il Maradona del karate, scusa, il Maradona del calcio, il Messi. Tyson è Tyson. Poi le statistiche si fanno nella percentuale ampia, non su Mike Tyson. Mike Tyson come Muhammad Ali, quello magari può passeggiare, poteva fare 2 ore così in palestra e andava a vincere. Mike Tyson non puoi fare le statistiche su Messi, su Maradona, su Tyson, su Sono casi eccezionali, capito? Questi qua sono casi eccezionali. Poi ci sono le statistiche vere che tu le fai su 100 persone, boom, 90 vanno bene, 10 vanno male, ok, funziona. E poi c'è la scienza che va avanti e ti spiega guarda come mai funziona come mai non ha funzionato quello. Assolutamente, adesso si può vincere appunto facendosi meno male, facendosi meno traumi, è solo questione di adottarla e evolversi. Perché Stra d'accordo su questo. assolutamente. È stato un Grazie, piacere. grande. Sensei Busa, è stato un piacere veramente. Bocca al grazie lupo per mille. tutto, Grazie mille. Ma quando parto aggredisco, aggredisco, questo mi dà lo start e poi la tecnica la miglioriamo. Però è difficile sincronizzare la vista periferica con il corpo, le movimento. gambe, ce le capiamo dure. Tutto il giorno fai così tu, non fai mai, si l'ho visto. E quando tu magari combatti, no? E magari tipo vai, pari, qua, sei così, ma io lo sto guardando, boom, boom. Io infatti devo migliorare questa cosa perché sono proprio di vizio di guardare. L'ultima che faccio io sono io e non fate, passiamo al push-in, così. Quando io combatto, dicevo ieri, questo è importante perché si fa altri sport da combattimento, si mettono guardie speculari, si chiama, quindi sinistro e destro a specchio, come se fossimo dallo specchio. Ok, perché? Qua, come gli altri ti incertano il gel, e a me è fondamentale, anche la gamba avanti la controllo. Ora, da qua, io che faccio? Guarda, quando mi muovo, 45 gradi, esco su questo lato che è mosco, non può fare nulla in questo lato, ok? Esco su questo lato e controllo questo braccio, ok? Fermo, esco e controllo, esco, guardate qua, non può fare nulla, qua non può solo uno Shiromowashi, ma deve essere un fenomeno, qua lo controllo io, ok? Qua se voglio riparto, se voglio di Ashi, se voglio di Rodashi, gli controllo sto braccio, e qua lo controllo io, boom, boom, boom. Per proiettare, perché poi c'è la pressione, faccio questo e proietto. Però io ti voglio vedere il lato morto, c'è solo quella gamba là, ti fai uscire poi se io invece, mo che faccio, mo da qua è tutto suo, boom, 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 invece no, piede fuori, blocco, finito, Luca si tira a ghiago, si tira a pugno, e corde, si incrocia, ok? Ragazzi, grazie. Beh, ragazzi, incredibile davvero. Intanto il timing che ha, la velocità si vede che lo fa da tanto tempo, infatti sta roba è impressionante. Ma poi al di là della velocità, al di là del timing quando parte con i colpi, è proprio il fatto che arriva, non so se dal video rende l'idea, arriva così tanto dalla distanza, cioè veramente parliamo di millimetri, sia col calcio sia col pugno, cioè deve avere un controllo incredibile di ogni cosa che fai e non è facile, vi assicuro che non è facile controllare la forza, soprattutto quando devi sprigionare forza e velocità nello stesso momento, è difficilissimo. Cioè avere tutto questo controllo, impressionante, non so che cavolo dire. E stavo dicendo prima, è impressionante come ti toccava ti ha fatto la barba? No, mi ha sfiorato, proprio arriva qua e torna. Esatto, cioè è riuscito a pettinarti la barba. Esatto. Non eri così come sei. E sono cambiato, cioè, anziché andare al parrucchiere, vado da lui. Qua per fare questa cosa di avere un controllo intanto dell'anca, un controllo di ogni delle distanze, perché è facile magari se tu sei fermo, però noi lo facevamo. Poi un timing incredibile, cioè tu appena parti lui pum pum arriva subito. Cioè prendere anche le tue distanze mentre ti muovi, arrivare comunque tanto così è impressionante. Sarebbe interessante capire se magari una persona come lui
magari abituato a una velocità del genere di attività, poi ovviamente che vantaggi dà in un qualcosa a contatto pieno. Quello sarebbe interessante. Anzi, fateci sapere voi nei commenti che cosa ne Scrivete nei pensate. commenti, ragazzi, magari lo faccio, lo organizziamo sto sparring con i caschetti. Torneo del potere. Torneo del spettacolo. Finisce così la prima parte dello stage, dove abbiamo visto un allenamento tipico del karate Shotokan sportivo, o anche il karate olimpico, insieme al maestro Luigi Busà. Ora però l'allenamento per noi non è finito, perché ci aspetta una lezione con il senpai Luigi per il karate tradizionale Kyokushinkai. E qua, ragazzi, le cose si sono complicate un pochettino, perché è uno sport completamente da contatto e io, come sempre, ne ho prese parecchie. Ma per vedere tutto questo dovrete aspettare la seconda puntata. Pertanto, chi non è iscritto al canale, iscrivetevi subito se volete rimanere aggiornati con l'arrivo della seconda puntata dello stage di karate Kyokushinkai. Va bene così.